Ciao ragazzi e bentornati su Miniatures of Death. Come sempre io sono Stefano e su questo canale ci divertiamo ad imparare insieme come dipingere miniature. Abbiamo visto diversi video da Indomitus e quindi ho pensato di fare questo video per farti vedere come realizzare delle basette post-apocalittiche. Dopo la sigla. Per cominciare avremo bisogno di una basetta, quelle fornite dalle miniature Games Workshop andrà benissimo. Seguirà un foglio di sughero, in questo caso da 5 mm di spessore, ma sta un po' ai tuoi gusti, ce ne sono anche da 3 mm. Disegna senza sprechi un cerchio usando la basetta stessa e ritaglia un dischetto di sughero delle dimensioni esatte della parte inferiore della basetta, ovvero quella con diametro più lungo. Mi raccomando, fai sempre attenzione all'uso del taglierino, si rischia di farsi parecchio male. Usando direttamente le dita, crea delle irregolarità lungo i bordi per rendere meno evidenti i tagli netti del taglierino. Avrai quindi bisogno di un po' di colla attack a presa rapida. Prima di attaccare il sughero alla basetta, spezzalo in due metà irregolari, in modo da creare una crepa all'asfalto che andremo a realizzare. Puoi usare anche della colla vinilica, ma avrai bisogno di attendere che asciughi, in questo modo invece sei subito pronto per il passaggio successivo. Prima di fissare la seconda metà del sughero, con una graffetta realizzeremo dei tondini di ferro da fissare all'interno della crepa sull'asfalto. Con la pinza cerco di rendere irregolare il tondino. Con una leggera pressione fisso i tondini così creati nel sughero. A questo punto ho rimediato un piccolo cappuccio di fibra ottica per simulare un tubo di fognatura. Se non ne trovi uno, puoi usare ad esempio una piccola cannuccia di plastica, il risultato è pressoché lo stesso. Ho aggiunto qualche altro pezzo di graffetta alla seconda metà del sughero e l'ho quindi incollato alla basetta. Questo è il risultato finale. Nel prossimo step andremo a creare una texture di superficie iniziando con uno strato di colla vinilica. Stendiamola lungo tutto il sughero. Per creare l'effetto di detriti sparsi sul terreno, seleziono alcuni sassolini più spigolosi, cercando di trovarne né troppo piccoli né troppo grossi. Li vado quindi a spargere sullo strato di colla vinilica appena steso. Per questo motivo ricorda che la colla deve essere abbondante. Se la disposizione non ti convince, intervieni sui singoli detriti con delle pinze. Non ci resta che passare la basetta dentro la sabbia a grana fine. Greastuff World produce dei set di piccoli teschi in resina che io uso dall'alba dei tempi, li trovo perfetti per simulare scenari tipici di Warhammer. Ne ho selezionati due, puliti dai suoi residui di stampa e incollati alla basetta con della semplice colla vinilica. Per queste lavorazioni su superfici irregolari preferisco la colla vinilica che risulta essere più elastica rispetto a quella a presa rapida che invece tende a cristallizzare, col rischio che le due parti si scollino facilmente, soprattutto se intendi giocare con questa miniatura. Passiamo quindi alla pittura che non può esimere da una bella spruzzata di primer. Sulle basette il primer ha due finalità. Dare una base di aggrappante per il colore, ma anche fare da fissante ad elementi come la sabbia a grana fine. Non escludere quindi di dare più di una mano. Il primo colore da usare è un grigio scuro di base che faccia da fondo per l'asfalto. Utilizza un pennello piatto, largo,
con la tecnica del dry brush. In questo caso però non toglierò completamente il colore, dato che voglio che il grigio attecchisca particolarmente. Con un secondo grigio molto più chiaro andremo invece ad usare il dry brush come si deve, cioè asciugando particolarmente il pennello, facendo in modo che le spazzole facciano risaltare unicamente i bordi e i rilievi. È arrivato il momento di realizzare un po' di effetto sporco e fango. Per farlo useremo i Liquid Pigments di Green Stuff World. La confezione contiene 6 boccette di pigmenti di colorazione diversa. Ho selezionato quello del colore più adatto per l'effetto che volevo ottenere, ovvero una terra bruciata. Ho quindi steso il colore che si presenta molto liquido lungo la crepa dell'asfalto, all'interno quindi del terreno. Il pigmento, una volta asciutto, avrà una colorazione molto opaca, non lucida, non è quindi adatto a simulare un effetto bagnato, come il fango ad esempio. Puntellando qui e lì con il pennello vecchio, dalla punta rovinata, ho dato una sporcata di terra anche alla superficie della basetta. Con del giallo ocra ho realizzato una linea che simuli la segnaletica orizzontale tipica di un contesto urbano. Non occorre essere molto precisi nella stesura, anzi è bene usare il pennello scarico di colore. Ma è importante essere precisi nel realizzare la linea. Con un color rosso e una lavata di wash marrone ho colorato i due teschi. Mancano ancora pochi dettagli e abbiamo finito. Con un argento ho dato qualche tocco di pennello ai tondini in ferro e al tubo sotto la crepa. Per dare effetto alla basetta ho usato del Nargos Rot di Citadel per realizzare una colata di liquame che esce dal tubo. Essendo un colore lucido crea un effetto bagnato sulla crepa. Come ultimo passaggio diamo uno strato di colore nero alla basetta in plastica per rimuovere ogni segno involontario di dry brush. La basetta è così conclusa e non ci resta che fissare la nostra miniatura. Sporco con un colore a contrasto i due pin per definire dove forare la basetta. Con il trapano a mano creo due fori dove poter infilare i pin. In questo caso conviene forare interamente la basetta, anche oltre la parte in plastica. Stendo una goccia di colla a presa rapida sui due pin e sui piedi della miniatura che andranno a contatto con la basetta. Fai attenzione a non sporcarti con la colla, potresti danneggiare la miniatura. Con la tronchesina piego i pin a 90 gradi e taglio la parte in eccesso. Se questo video ti è piaciuto lasciami un like, scrivimi un commento per farmi sapere che cosa ne pensi o se hai bisogno di qualche suggerimento, seguimi sugli altri social e non dimenticare che per sostenermi puoi usare i link di Amazon che trovi qui in descrizione o quelli a PayPal. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!